Ciao bellissimi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me nella Great Ocean Road, un road trip che va da Torquay ad Allansford ed è lungo 243 km. Siamo nel Victoria, che è lo stato la cui capitale è Melbourne, quindi ci troviamo nel sud-est dell'Australia. Perciò guardate il video fino in fondo per scoprire le meraviglie di questo viaggio. Buona visione! Buongiorno dal primo giorno di Great Ocean Road, che sarà il nostro secondo road trip qua in Australia, ma questa volta abbiamo preso la macchina perché vogliamo stare tranquilli, vogliamo dormire con il bagno e tutte queste comodità che una macchina portandoti in un alloggio che non sia un campo ti può dare. In questa prima giornata siamo partiti da Melbourne questa mattina attorno alle 11 e la nostra destinazione finale, quindi dove passeremo la prima notte, sarà Lorne. La nostra prima tappa è Torquay, che è una cittadina sul mare che a quanto pare è famosissima per il surf, considerata una delle mecche del surf australiano. Ovviamente siamo arrivati noi e il mare è piatto, dopo tutto, non ci aspettavamo altro, ma noi siamo anche tranquilli su questo, tanto ha piovuto fino a 5 minuti fa, proprio eravamo sereni con la nostra spiga. Siamo venuti adesso a vedere la Torquay Beach, che appunto è piatta, cioè delle onde di tipo 30 cm, e ora proseguiamo il nostro giro. Questa qui invece è la Torquay Front Beach, che è un pochino più movimentata a livello di onde, ma anche qua poca roba. Infatti, come vedete, ci sono solo 3 persone col SUP. È comunque una bella spiaggia, è molto più lunga rispetto alla precedente e c'è anche un bel parco davanti al mare, quindi per fare una passeggiata è molto carino. Se poi oltrepassate la montagnola che si vede dalla parte dove c'erano i SUP, arriverete al resto della Torquay Surf Beach, che appunto è dove ci saranno più surfisti, perché effettivamente qua le onde ci sono, c'è proprio anche una scuola di surf, ci sono molti surfisti in acqua, però noi no. Noi oggi siamo svogliati e siamo turisti. Quindi noi proseguiamo il nostro giro, però è una spiaggia veramente bella. Peccato davvero che sia tutto coperto il cielo, perché scommetto che i colori sarebbero bellissimi. Ci ricorda un po' l'Algarve in Portogallo, perché comunque ci sono queste scogliere sul mare di questo giallo ocra arancione, e anche il mare sicuramente sarà di un azzurro incredibile come tutto il mare dell'Australia, però oggi non ce lo possiamo godere di sicuro. Siamo appena usciti dall'Australian National Surfing Museum ed è stato veramente figo perché abbiamo potuto scoprire tutta la storia del surf che sapevamo fino a un certo punto. C'è una raccolta di tavole incredibile proprio dalle prime, che erano dei pezzi di legno giganti, alti fino a 6 metri, cioè vedete quanti sono 6 metri? Cioè pensate surfare una tavola senza pinne tra l'altro, quindi follia. Poi c'era un documentario molto interessante appunto sempre sulla storia del surf, poi facciamo vedere dei mostri che, vabbè, noi siamo un'unghia di quei surfisti, e poi c'era una finestra che dava sulla stanza dove c'era uno shaper che stava lavorando ad una tavola. Io mi sono proprio imbambolata perché è super satisfying. Se siete a Torquay, fate una visita nel museo del surf, costa solo $12. Siamo stati a vedere Bells Beach, che è una delle spiagge appunto più famose per il surf, e devo dire che c'erano delle belle onde, c'erano dei surfisti abbastanza proprio per i nostri gusti, e comunque un'altra bellissima spiaggia con una scogliera. Insomma, qua abbiamo capito che l'andazzo è quello, molto Algarve appunto, e adesso ci siamo spostati allo Split Point Lookout di Ayres Inlet,
credo si dica così, è una micro cittadina sempre lungo la Great Ocean Road. Qui c'è questo punto panoramico bellissimo, figo perché sono più verdi le scogliere e c'è questa mega roccia nel mare lì che si fa menare dalle onde, e in più c'è anche un bellissimo faro, che a me piacciono sempre molto i fari. È qua che veglia sul mare e non è visitabile questo qui. Secondo giorno di road trip, abbiamo trascorso la notte a Lorne, che è un'altra cittadina sul mare, molto piccolina, però ottima per appunto passare la notte perché è pieno di alloggi. Non si può dire lo stesso dei ristoranti, cioè ce ne sono tanti, ma fanno tutti in media abbastanza cacare. Andate a mangiare presto, tra l'altro, perché erano tipo tutti chiusi alle 8, perciò ricordatevelo. Comunque abbiamo dormito bene qua nel nostro alloggio davanti al mare, però non è che ci sia troppo da fare. Ecco, qui in questa cittadina c'è una grande spiaggia, ovviamente se ci sono le onde si può fare surf, però infatti adesso proseguiamo il nostro viaggio. Una cosa che volevo dire, perché secondo me è incredibile, è che qua non ci sono i piccioni. Ah, ecco, infatti, qua non ci sono i piccioni, ma ci sono i cockatoo. E voi direte, wow, bellissimo, pappagalli ovunque. Sì, molto bello, ma uno, sono giganti e fanno paura soprattutto se ti puntano mentre stai mangiando del ramen. Due, sono infestanti, perché questi uccelli si sono talmente tanto abituati a mangiare il cibo umano che sono diventati svogliatissimi, non c'hanno più voglia di andare a cacciare, giustamente. E in più sono diventati un sacco aggressivi e pensate che rovinano proprio le proprietà, quindi è pieno di cartelli in giro per la città che appunto invitano a non dare assolutamente da mangiare a questi pappagalli, nonostante veramente possano essere molto insistenti, proprio per non incentivare il loro bullismo nei confronti degli umani e delle loro case. Quindi pieno di cockatoo, ma attenti. Prima tappa della giornata, ci siamo fermati a Kennet River, precisamente ora siamo da Caffè Koala dove pranzeremo. E perché questo posto è famoso? Perché qua finalmente, spero, potremo vedere i koala in natura, quindi selvaggi, non è una riserva, non è uno zoo. Appunto vicino a questo bar-ristorante c'è una camminata di 2 orette dove si possono vedere i koala, in generale anche canguri e wallabies, quindi sono molto 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 emozionata, spero che avremo fortuna, quindi speriamo di avvistare tanti belli animali perché così io impazzisco, fantastico! Alla fine abbiamo visto 5 koala, da soli 0, però per fortuna c'era sempre altra gente che guardava in alto e quindi abbiamo beccati, ma è difficilissimo vedere i koala, cioè stanno in altissimo sugli alberi e si mimetizzano un botto, veramente, però ce l'abbiamo fatta, sono carinissimi, vabbè, cosa ve lo dico a fare, hanno dei culaccini morbidi, troppo teneri. Koala a parte abbiamo proseguito il nostro viaggio e siamo arrivati ad Apollo Bay, dove alloggeremo in ostello, quello che vedete ora. Non abbiamo fatto molto altro, abbiamo fatto un giretto in centro, se così lo volessimo chiamare, che è la copia esatta di Lorne, cioè letteralmente identico, stessa strada, perché tanto su una strada davanti alla spiaggia e ci sono quasi gli stessi ristoranti, letteralmente, cioè identico. Buongiorno da Apollo Bay, siamo appena stati a fare colazione e l'età media è circa 65 anni. Abbiamo visto anche la spiaggia che ieri non avevamo visto perché faceva un freddo cane. La spiaggia è molto bella, ampissima, lunghissima, levissima. Adesso però torniamo in ostello a fare il check-out e ci dirigiamo nella prossima meta.
Siamo adesso alla Maid's Rest Walk, che è una passeggiata all'interno della foresta pluviale qua nell'Otway National Park. È una camminata di mezz'oretta in mezzo a una vegetazione assurda, veramente pieno di felci, alberi giganti che si chiamano Mountain Ash e alcuni sono vecchissimi, pensate che hanno fino a 200 anni, per esempio questo qua ha più di 200 anni ed è cresciuto insieme ad altri 2 alberi. Si è creato questo intreccio di tronchi assurdo. È una camminata bellissima, si respira un profumo selvaggio, incredibile. Purtroppo il cielo è comunque coperto, però ci sono dei colori veramente unici che finora in Australia non avevamo visto. Così tanto verde, così tanta vegetazione fitta, è veramente incredibile. Ora ci siamo fermati invece al Cape Otway Lighthouse, che è un punto panoramico sull'oceano mozzafiato, dove pagando un biglietto di $10 potrete accedere ad un'area abbastanza ampia dove c'è appunto questo faro che è stato, pensate, il secondo costruito in tutta l'Australia e praticamente questo punto panoramico si affaccia su, in teoria in linea d'aria, sulla Tasmania. Ovviamente non si vede in quest'area, è pieno di cartelli che vi metteranno in guardia dai serpenti, dove per fortuna non li abbiamo visti, anche se in realtà forse ero curiosa di vedere un serpente, perché finora ne ho visto uno piccolino e basta. Lungo la strada per arrivare al parcheggio, diciamo, di quest'area turistica è pieno di alberi di eucalipto dove potreste spottare dei koala. Noi non li abbiamo visti perché comunque non c'è una camminata da fare, ma è letteralmente lungo la strada, però ci avevano detto che lì si potrebbero vedere facilmente. E in quest'area appunto del faro, pensate, c'è anche un bunker della seconda guerra mondiale e da cui si potrebbero anche vedere le balenottere azzurre, le orche e altre 2 razze di balena che non so proprio il nome in italiano, però sono tipiche di queste zone e ovviamente siamo nella stagione sbagliata, però ecco, se per caso capitate qua in inverno, quindi l'inverno australiano, potreste vedere le balene direttamente da questo posto, quindi è incredibile. Siamo adesso in 2 delle mete più caratteristiche di questa Great Ocean Road, che sono Gibson Steps e soprattutto i 12 Apostles, i 12 apostoli, che sono in realtà non sono più 12, ma si sono più che dimezzati, però sono questi faraglioni, comunque questi grandi sassi nel mare, danno questa vista veramente caratteristica che simboleggia proprio la Great Ocean Road. Infatti è il punto dove abbiamo visto proprio più turismo in assoluto, penso, da quando siamo arrivati in Australia. Ancora non avevamo visto una folla così fitta durante uno dei nostri viaggi qua in Australia, però qui era veramente pieno di gente che faceva le foto e tutto. Siamo tornati del turismo di massa, ecco, però devo dire che è una meta da vedere se siete nel Victoria, perché è veramente bellissimo. Buongiorno da Port Campbell, abbiamo passato la notte qui e in realtà ci fermeremo qua anche per questa notte. In questo momento non siamo in paese, ma siamo a London Bridge, che è un'altra tappa molto famosa della Great Ocean Road e si tratta di questa roccia in mezzo al mare e sembra proprio un ponte, proprio perché è stata erosa nel centro e ha esattamente la forma di un arco. È veramente imponente e maestosa. Questo qui invece è il The Grotto, letteralmente il grotto, cioè si chiama proprio grotto in inglese qua, ed è questa grotta, pensate un po', maschio, che si è formata appunto sempre in una di queste pareti rocciose. C'è un effetto fighissimo perché c'è dell'acqua depositata lì, quindi non connessa al mare, o almeno ora che c'è bassa marea probabilmente. Si crea una sorta di specchio nella roccia che riflette il mare, quindi c'è questo effetto meraviglioso.
siamo alla Baia dei Martiri ed è meraviglioso, veramente modestissimo parere, più bello dei 12 apostoli, perché ce ne sono ancora di più, ci sono 40 apostoli, è pieno di faraglioni nel mare, ce ne sono tantissimi, c'è questa spiaggia lunghissima, è veramente incredibile. E tra l'altro abbiamo appena letto qua in un cartello che 6.000 anni fa tutta questa costa era 200-300 metri laggiù. Quindi praticamente il mare ogni anno si mangia 2 centimetri circa, è assurdo, cioè pensate 200-300 metri sono tanti, pensate quanta roba si mangia al mare. Abbiamo ufficialmente finito la Great Ocean Road e forse siamo fessi noi, ma non c'è un vero e proprio cartello che ti dica bravo, hai finito la Great Ocean Road. Probabilmente siamo noi che non l'abbiamo trovato, non mi stupirei, però ecco, l'abbiamo finita. Ad un certo punto arrivi che c'è una strada e Maps ti dice ok, è finita la Great Ocean Road e tu dici ok, bella. Adesso siamo un po' oltre la Great Ocean Road a vedere le Hopkins Falls, che sono le nostre prime cascate qua in Australia, non è che siano maestose, alte, chissà quanto, però sono carine. C'è questo fiume dove anni e anni e anni e anni fa c'era la lava, cioè era un fiume di lava, e in questo fiume ci vivono gli ornitorinchi, che mi sarebbe tanto piaciuto vedere, però ovviamente il momento migliore della giornata per vederli è all'alba o al tramonto, quindi purtroppo solo delle papere per noi. Noi vogliamo bene anche alle papere. E niente, adesso torniamo nella nostra Port Campbell a far che non si sa e basta. Siamo tornati alla base a Port Campbell e questa è la spiaggia, ve la volevo far vedere, probabilmente l'ultima cosa che vi farò vedere della Great Ocean Road, perché domani torniamo a Melbourne, ma non rifacciamo la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, bensì una interna che dovrebbe essere più rapida. Però nel caso in cui ovviamente ci fosse qualcosa di incredibile ve lo farò vedere, altrimenti questa è la fine del video, perciò grazie mille per averlo visto fino qui, come sempre io sono felice se il video vi è piaciuto, lasciate un like se vi fa piacere, un commento e se poi vi va iscrivetevi al canale perché per me come sapete è molto importante. In più vi invito anche a seguirmi su Instagram perché come ormai sapete a memoria, se guardate la fine dei miei video, lì siete sempre aggiornati in tempo reale su quello che faccio nella mia vita, so che vi interessa particolarmente, non è vero, e basta, rimanete sintonizzati, attivate le notifiche perché martedì prossimo ovviamente uscirà un nuovo video e come sempre io vi chiedo da voi come va, da Rachele tutto bene. Ciao al prossimo video. 2 ore da Melbourne è Turquoise, si dice Turquoise? Turquoise. Ah, Turquoise. E ora ci siamo spostati allo... come si chiama? Cazzo. Secondo giorno di road trip ci siamo svegliati a Lorna, non nel senso che magicamente siamo apparsi qua, ma abbiamo passato la notte. Ma che cazzo dico? Qua c'è una camminata dove c'è una camminata che va direttamente, ma porca puttana. Buongiorno da Apple, da Apple Bay, sì. Siamo venuti a Mates Rest Walk. No, siamo ora nel un punto in linea d'aria, un punto, vabbè. Caratteristica famosissima, questa probabilmente è l'ultima cosa che vi farò vedere della Great Ocean Road,